Ciao a tutti, rieccomi dopo tanto tempo che manco dal canale, sono successe varie cose, quindi non ho potuto registrare in questo periodo. Credo che alla fine sia passato più di un mese dall'ultimo video, ma ad ogni modo cercherò di recuperare e provare a dare almeno minimamente una cadenza settimanale all'uscita di questi video. Quindi possiamo cominciare. Dopo il lungo video uscito alcune settimane fa ormai, che conteneva circa 30 minuti di meditazione guidata sul recuperare il meglio, quindi recuperare la parte più positiva, più profonda, più essenziale della nostra vita e delle nostre esperienze. Dopo qualche scambio con alcuni di voi è venuto fuori che meditare in realtà non è solamente porsi in uno stato di quiete, raccoglimento e contatto con la propria interiorità. Non solamente stando seduti con una luce soffusa, ad occhi chiusi e facendo determinate operazioni. Se per meditazione intendiamo porsi per esempio delle domande fondamentali sull'essere, sull'esistenza in sé, sul significato delle cose, sul trascorrere, su chi o cosa siamo, sul rapporto che esiste tra noi e il mondo, o anche se per meditazione intendiamo ampliare la nostra consapevolezza, ottenere più lucidità o calma interiore, oppure avere maggiore ispirazione o maggiore apertura poetica, o anche esplorare i limiti e i determinismi del nostro modo di pensare, o chiarire necessità profonde e poi cercare di fare silenzio in attesa di una sorta di risposta o di orientamento oppure di ispirazione. In tutti questi casi l'atteggiamento meditativo può esprimersi non solamente ad occhi chiusi, raccolti in noi stessi, ma anche ad occhi aperti, mentre interagiamo con altri o facciamo determinate cose nel mondo. Per esempio, la via dell'azione consapevole, dell'azione riflessiva, dell'azione coerente, dell'azione senza attaccamento è un modo molto avanzato di meditare. In altre zone del mondo questa via è stata chiamata Karma Yoga, tanto per fare un esempio. Troviamo questa idea nel Bhagavad Gita, ma anche la via della materia, lavorando cioè con certi materiali, o l'idea monastica del ora et labora, l'antica astronomia cinese o quella babilonese, o in generale la via alchemica nella quale si fanno processare diverse sostanze e materiali in una sorta di argomento di trasformazione che però cerchiamo di vivere in prima persona. Tutto questo è un po' un cammino che fa riferimento al mondo là fuori, al mondo delle cose, al mondo dei fenomeni, al rapporto tra mente e mondo, tra cambiamenti interiori e trasformazioni esteriori. Si riflette, si medita ogni volta più in profondità su questo mondo che appare, sulla sua natura più profonda ed essenziale che sembra apparire alla mia coscienza, questo mondo che non è ben chiaro se sia altro da me oppure no. E si medita su queste cose, su questo mondo che si presenta ai miei sensi, alla mia coscienza. Faccio riposare la mia attenzione sulla mia stessa coscienza che osserva questi fenomeni, questo mondo con il quale inizio a entrare in risonanza, in un tentativo sempre più sottile di bucare il mio soffitto ed elevare la realtà. E si va avanti così, intersecando e attraversando incognite, fra tanti dubbi e poche certezze, alla ricerca di qualcosa, di un segnale forse. Un altro modo un po' particolare di meditare è quello di esporre se stessi a certe domande, a certe incognite di difficile soluzione, mettendoci in una situazione di provvisoria incertezza, disorientamento e instabilità
in modo da poter abilitare operazioni mentali non altrimenti consentite. Alcune correnti spirituali, già in epoche non sospette, hanno approfittato di questo meccanismo elaborando pratiche nelle quali, per esempio, si forzavano il ragionamento o la meditazione mediante paradossi o incognite di grande portata, fino ad esaurire le risorse dell'intelletto e permettere così il sorgere di alcuni segnali provenienti da spazi più profondi della mente umana e che fino a quel momento erano coperti, per dirlo in qualche modo, dal pensiero ordinario. In questo modo puntavano a trascendere il pensiero meccanico, abilitando nuovi circuiti mentali. Ma tutti noi empiricamente abbiamo avuto esperienza di questo meccanismo in situazioni di grande pressione, in situazioni che ci hanno messo alla prova. A volte ci siamo paralizzati, ma altre volte abbiamo trovato risorse e soluzioni impensabili che hanno persino cambiato il nostro modo di essere e di vedere, magari temporaneamente o magari permanentemente. Come si dice, quello che non strozza ingrassa. Quindi c'è anche una via dell'azione consapevole e senza attaccamento, senza identificazione, per dirla in un altro modo. E forse un'altra ancora, che è la via della risonanza con il mondo, non solo con le piante e con gli animali, ma anche con il cosmo, con il mio corpo, con la natura, con le forze della natura, con la vita umana, attraverso l'empatia, la compassione, la solidarietà, l'attenzione e così via. Poi c'è la via delle grandi domande, dei paradossi, dei koan, e sono tutte vie, tutti cammini che spesso possono intersecarsi incontrandosi tra di loro. Tutte queste cose hanno sempre accompagnato i tentativi di evoluzione della nostra specie e facendo alcuni passi indietro nel tempo troviamo manifestazioni molto concrete di questo atteggiamento, manifestazioni che non possono essere spiegate semplicemente come risorse per la sopravvivenza. Quella che è stata definita la cosiddetta rivoluzione agricola, ad esempio, è parte di un lungo processo di confidenza e risonanza tra l'uomo e la vita, tra l'uomo e quel mondo che sembrava incombere con i suoi grandi predatori, i suoi venti, i suoi mari, i vulcani, i terremoti, i grandi caldi e i grandi freddi, i fenomeni atmosferici, quelli più estremi, la natura che moriva e rinasceva, eccetera, eccetera, eccetera. Non erano solo le piante e gli animali, erano tutte le forze e tutte le manifestazioni della natura che sembravano sovrastare l'esperienza umana. E in questo senso, parte di questo processo non è soltanto la domesticazione delle piante e degli animali, ma anche la domesticazione. Uso questo termine domesticazione, ma si tratta di qualcosa di più. Si tratta, più che di domesticare, si tratta di conoscere, padroneggiare, incorporare certi elementi, certe forze e certi esseri. Per praticità e per non complicarci troppo la vita, diciamo domesticazione. Bene, questa domesticazione includeva anche le acque, i cieli, i venti, il fuoco, la terra, le rocce, il legno, la sabbia, i metalli e ovviamente anche le piante e gli animali. E all'interno di questo impulso, di questa spinta tremenda, di questa scintilla divina, che inscriviamo quello che chiamiamo rivoluzione dell'agricoltura, inquadrandola in un contesto in cui la mente umana si apriva verso il mondo naturale, e trasformava simultaneamente se stessa e le cose, e questo già molto prima che la nostra specie diventasse stanziale. Queste forze esterne che stavano là fuori iniziavano a risuonare anche all'interno dei nostri antenati, erano anche forze interne che prendevano vita dentro di loro. Forze che prima là fuori incombevano e apparivano caotiche e poi finalmente
prendevano una direzione, diventavano amiche, li accompagnavano, spezzando quella lunga notte di solitudine che deve aver sperimentato l'essere umano ogni volta che alzava gli occhi al cielo. Tutte queste cose, il cielo, il sole, la luna, il vento, il mare, la pioggia, il fuoco, le stelle, con molta probabilità non erano percepiti come materia inerte, cieca, che non può ascoltare, che non può sentire, con cui non si può entrare in comunicazione. È probabile che l'universo avesse un'anima ed è probabile che il significato che si dava a questo universo intorno a loro, il fatto che avesse un'anima, che fosse vivo, avesse una corrispondenza con come questi esseri umani sentissero e vedessero se stessi. Non so se riesco a spiegarlo bene. Se io, come essere umano, tendo a sentirmi una macchina biologica, con necessità prevalentemente fisiche e magari qualche necessità psicologica di tipo pragmatico, se tendo a vedermi e sentirmi come una cosa, come un oggetto, tenderò a oggettificare anche gli altri significati. Questa visione tenderà a modellare il modo in cui vedo le altre persone, la storia, la scienza, la natura, eccetera. Se mi sento un consumatore, un lavoratore, un impiegato, un animale razionale o un trionfatore, o se mi sento piatto, o se non mi sento, se sono anestetizzato, tenderò a vedere piatto, inerte, indifferente, insignificante anche il mondo intorno a me. Anche le persone risulteranno piatte, mi sarà difficile empatizzare. Se mi sento impotente, ininfluente, irrilevante, difficilmente tenderò a immaginare un cambiamento positivo intorno a me. Più probabilmente mi ripiegherò in una sorta di pessimismo di circostanza, precludendomi ogni possibilità di trasformazione personale o sociale. E quando è un'intera società a sentirsi così, immaginate la visione del mondo che ne viene fuori, in termini di empatia, di cambiamento, di solidarietà, di giustizia sociale, di significato che si dà all'esistenza, alla vita, alle relazioni umane o all'universo. Quindi, tornando a questi signori che ci hanno preceduto tanto tempo fa, è possibile che questi signori avessero di loro stessi una sensazione all'altezza di quell'universo che percepivano. Forse si sentivano vivi, con un'anima in espansione, oppure invincibili, o magari in comunicazione con le cose, con le stelle, il sole, la luna, o a seconda dei casi, amati, protetti, avvertiti, rimproverati, guidati. Non dico che sia corretto dal punto di vista scientifico, dico solo che si tende a vedere il mondo d'accordo alla percezione che si ha di se stessi e può darsi che quel mondo gli parlasse in qualche modo. Può darsi che non si sentissero orfani di un universo assente, o gettati in quel mondo come una scheggia senziente o un prodotto casuale di una cieca materia inerte. Forse, a modo loro, si sentivano parte di un mondo vivo, pensante, presente, pieno di poesia, di magia e di significato. E il tempo stesso appariva in cielo attraverso i movimenti del cosmo, dove appariva un tempo mitico, il tempo degli dei. Di nuovo, spero di non essere frainteso, non è che io stia proponendo un atteggiamento magico o animista di fronte alle cose o alla realtà, ma sì, mi piacerebbe poter riscattare questa interessante corrispondenza psicologica, questa stretta connessione tra come percepiamo noi stessi e il modo in cui percepiamo e accogliamo il mondo. Avvicinarsi al fuoco invece di fuggire, nonostante la paura, nonostante l'istinto di conservazione, iniziare ad addomesticarlo, far sì che non si spegnesse, prendersi cura di quell'essere vivo, quell'essere che portava luce, calore, che portava protezione dentro la caverna. Proteggerlo, nutrirlo, calmare la fiamma, ravvivarla, doveva avere una fortissima corrispondenza interiore con qualcosa che percepivano dentro se stessi, questo essere che aveva vita propria,
che si nutriva, che divampava, crepitava, illuminava le caverne del cuore. Iniziare a produrlo molto più tardi, sfregando legni secchi o con selce e pirite, ad esempio, non era semplicemente un'esperienza tecnica, funzionale, prosaica come la potremmo immaginare oggi. Con molta probabilità, chi accendeva il fuoco, e accendere il fuoco era un dio in quel momento, era il sole, era il vento, era generatore e generatrice di vita, di mondi. Non è che stavi lì a darti tante spiegazioni compositive, la scintilla, l'ossigeno, la combustione, no, niente di tutto questo. Era un'altra realtà che prendeva vita, un'altra realtà e un altro tipo di conoscenza. E tutto questo aveva sacralità, una sacralità difficile da immaginare a partire da un'epoca desacralizzata come questa. Non è che ci sia niente di male nella conoscenza scientifica che abbiamo oggi. La conoscenza scientifica acquisita finora mi pare straordinaria, molto interessante. Non sto dicendo queste cose con spirito dialettico, ma poter recuperare quella magia, quella poesia, quel senso di risonanza con il mondo e quella dimensione intuitiva della realtà non sarebbe male, perché veniamo da lì, da quella scintilla, da quella dimensione poetica e intuitiva. L'intuizione è pre-razionale, la razionalità viene costruita sui solchi lasciati dall'intuizione. E quindi l'universo aveva un'anima, giusto o sbagliato che fosse, anche perché ogni verità è sempre storica, sempre vincolata ad un momento di processo della mente umana, con la sua determinata visione del mondo. E dicevo, l'universo aveva un'anima e anche loro si sentivano parte di quell'incanto, di quella presenza. Non si sentivano espulsi, esiliati, ignorati da una materia cieca e inanimata, né tantomeno si sentivano insignificanti, al contrario, al contrario. Quando poi si arriva ai cereali e alla loro coltivazione, anzi, facciamo un passo indietro. Più di 10.000 anni fa, almeno 23.000 a dirla tutta, ancora prima dei primi insediamenti urbani, da nomadi, cacciatori e raccoglitori iniziamo a raccogliere, custodire e portarci appresso alcuni semi e alcune piantine, un po' come facevamo con il fuoco, e le portiamo con noi con l'idea di farle crescere, non si sa perché, a scopo rituale, cerimoniale, dicono alcuni, o forse per osservare il ciclo di vita dei vegetali, dal seme fino alla maturazione. Fatto sta che smettiamo di mangiarci tutto quello che troviamo e iniziamo a mettere da parte qualcosa da poter piantare, da poter coltivare, da poter osservare. Chissà se questo avesse correlato nel modo in cui organizzavamo la memoria, non lo so. Ad ogni modo, inizialmente questo sembrerebbe essere un fenomeno marginale, sussidiario, che però, come spesso succede nei processi storici, da periferico diventerà l'avanguardia di quella che sarà 10-15 mila anni più tardi la rivoluzione agricola e i primi insediamenti urbani. È probabile che le prime piante con le quali abbiamo preso confidenza siano stati proprio i cereali. In qualche momento di questo processo devono essere sorti quelli che molto più tardi conosceremo come culti ctoni della terra e della natura. Più tardi, in Asia Minore, sorgerà il culto di Cibele, in Egitto il culto degli animali che poi si trasformerà nel pantheon totemico che conosciamo, conservando certi attributi, e in mezzo ci stava Creta, che raccoglieva le influenze di entrambe queste aree culturali, facendo anche da snodo, da crocevia culturale. Ma diciamo che in questo periodo l'osservazione, l'esaltazione della natura, dei cicli della vita, della morte e della rinascita permea i popoli intorno al Mediterraneo di una spiritualità sincera e profonda.
e vengono captate certe caratteristiche, certi attributi delle piante, come se certe piante possedessero delle forze o degli esseri o degli dei in grado di alimentare, dare nutrimento e vita. E durante l'ingestione di questi alimenti si riceveva forza, sazietà, ma non solo questo. Assimilando il pane o bevendo il vino, queste forze della natura entravano e prendevano vita nell'interiorità delle persone e producevano effetti. Il pane e il vino davano forza o ebbrezza o visioni, producevano certe esperienze, erano esseri, più tardi diventeranno dei, che prendevano vita nel corpo e nella mente di chi li assimilava. Non solo i cereali o il vino o certe lumache, anche la musica era un essere, un'entità in grado di abitare dentro le persone. E questi culti faranno il giro dell'Asia e del Mediterraneo. Appariranno i misteri, come i misteri eleusini, orfici, di Samotracia, con queste divinità come Orfeo, Dioniso, Demetra, Persefone, eccetera, che rimanevano sempre segreti e nei quali c'erano delle cerimonie. E in queste cerimonie si facevano certe esperienze, si assumevano determinate sostanze opportunamente maturate o fermentate e venivano rappresentate certe scene, certe situazioni. Probabilmente è così che nasce il teatro. Per esempio, ad un certo momento della cerimonia appariva una donna con una spiga in mano, poi prendeva il pane, lo spezzava e lo distribuiva a tutti, uno per uno. Poi condivideva il vino da una coppa e gli altri mangiavano, bevevano e sperimentavano forza interiore. Quindi si spegnevano le torce, apparivano personaggi in penombra che guidavano verso certi percorsi mentali. Venivano rappresentati Ade, Orfeo, Dioniso, Persefone, Pan, Eracle, e attraverso questi personaggi si veniva guidati verso gli inferi per poi risorgere verso la luce. E in questo modo si esplorava il proprio mondo interno e si avevano delle visioni, delle rivelazioni, delle comprensioni. Molto più tardi tutto questo verrà chiamato transustanziazione e verrà presentato dal cristianesimo come una propria invenzione, ma in realtà ha radici molto più antiche, molto più antiche. E quindi niente, anche attraverso i cereali ci si è potuti immergere nella propria interiorità e avere certe esperienze. Quindi bene recuperare il meglio, come nella meditazione del video precedente, ma pure il miglio, tutto sommato, non lo trascurerei. Vuoi mettere? C'è un'altra cosa a proposito del cammino meditativo che fa riferimento al mondo e all'azione su di esso. Una cosa che può sembrare un po' strana e forse controintuitiva, e cioè sembrerebbe che tanto più in là si sposta l'orizzonte visivo, o meglio l'orizzonte della mia rappresentazione, tanto più in dentro si amplia la dimensione di quell'orizzonte. La spazialità a cui mi sto riferendo non è quella della percezione, ma della rappresentazione. Voglio dire che non è che se riesco a rappresentarmi un orizzonte di 100 km davanti a me o i 150 milioni di chilometri che mi separano dal Sole, allora quello stesso spazio separa i miei occhi dalla nuca. Non si tratta di una misurazione, forse dipende da che cosa intendiamo per spazio interno e cosa per spazio esterno, ma per adesso non ci complichiamo troppo la vita e diciamo che ci stiamo riferendo ad uno spazio di rappresentazione. Spazio di rappresentazione che studieremo più avanti e alla quale dedicherò forse più di un video. Oggi ci limitiamo ad affermare, forse in modo un po' troppo incauto, che quanto più si amplia lo spazio esterno e quindi anche i miei orizzonti mentali, quanto più lontano posso spostare il limite del mio orizzonte visivo e rappresentativo,
tanto più lo posso fare verso dentro, ampliando il mio spazio interno, aumentando il mio volume interno e le profondità che posso cogliere dentro di me, come se il mio spazio di rappresentazione del mondo esterno, del mondo interno, fosse fatto a cappe, a strati, e conquistando ogni volta di più un maggiore spazio di esplorazione, di immaginazione, di trasformazione, che siano luoghi, continenti, galassie, l'universo o il tempo stesso, nella misura in cui ci si proietta maggiormente verso un più in là, ogni volta sempre più lontano nello spazio, sempre più lontano nel tempo, nella rappresentazione, trasformando di volta in volta l'immagine stessa dell'universo, perché come ci insegna l'arte, il volume, la dimensione finiscono per trasformare strutturalmente gli stessi significati, tanto più inoltre verso l'esterno questa esplorazione, questa trasformazione, tanto più questa viene inviata verso l'interno e verso il centro. Starete pensando che sto impazzendo? Ad ogni modo vi leggo questa stessa idea espressa in modo poetico e molto meglio di come l'ho fatto io adesso, solo che non ho il libro con me, quindi faccio una pausa, prendo il libro, a tra poco. E il libro in questione è questo, contiene 3 libri, quello che vi sto per leggere è la parte finale dello sguardo interno. Io ho la versione in spagnolo, ma si trova tranquillamente quello in italiano. Al contrario, il mondo esterno, confuso con quello interno, obbliga questo a percorrere nuovi cammini. Così oggi vola verso le stelle l'eroe di questa età. Vola attraverso regioni prima ignorate. Vola verso l'esterno del suo mondo e senza saperlo è spinto verso l'interno e luminoso centro. Se a tutto questo ci aggiungiamo che nella misura in cui tutto questo mi mette in contatto con zone più profonde del mio spazio e che nella misura in cui entro in comunicazione con questi miei spazi interni finisco per costruire all'esterno oggetti, strutture, tecniche, opere, metodologie, percorsi, idee, scoperte, creando mondi là fuori. Questo succede con tutto, con le scoperte scientifiche, tecnologiche, dell'arte, nel pensiero, nella costruzione sociale, e che quindi, dicevo, ad una maggiore sensibilizzazione interna corrisponde non solo una maggiore empatia, ma anche una maggiore capacità di intuizione, di trasformazione, di creazione, di ideazione. Se possiamo renderci conto di questa incredibile interdipendenza tra il mondo interno e quello esterno, allora potremmo avere tra le mani la chiave di una consapevolezza più profonda, dove il mondo interno e quello esterno e anche il mondo naturale, la coscienza umana, sembrano divisi da una linea molto più sfumata di quanto potremmo sospettare. Una consapevolezza, una dimensione del pensiero nella quale atto e oggetto, coscienza e mondo, interno ed esterno, sembrano essere manifestazioni quasi simmetriche di un'unica spinta, di un'unica architettura. Eravamo partiti dai diversi modi di meditare, la via della riflessione, la via dell'azione, la via della risonanza con il mondo, e siamo arrivati al controllo delle forze della natura, al fuoco, gli animali, i cereali e le galassie. Tutto questo giro per dire che meditare non necessariamente è una via di fuga o di introversione. Non solamente una forma di raccoglimento, ma può anche essere la strada per tornare a casa. Passate una bellissima settimana, pace nel cuore e luce nella comprensione. E si va avanti così, intersecando e attraversando incognite